you want to make sure you correct or leash pop the dog for some. Correct leash pop, cioè correct, loro usano sta di correzione. And then correction. Quando dicono la parola correzione, reattività. Voi ormai nei commenti mi consigliate un sacco di nomi, un sacco di addestratori a cui reagire e io vi accontento. Oggi reagiamo a Tom Davis, il canale si chiama Upstate Canine Academy. Voi mi segnalate questi educatori, io non seguo sinceramente. Per me è tutta roba nuova. Io le uniche cose che mi ricordo di aver visto negli anni erano tipo nel 2009-2010, cos'era Cesar Millan, Victoria Stilwell, e poi ero rimasto lì, insomma. Vediamo un po' questo educatore che cosa ci propone. Recall training, questo ce lo mettiamo. Collare elettrico? Collare a strozzo? Cani aggressivi? You guys, this dog hasn't been able to be around other people in over 3 years. And my goal is to get this dog into group class with 10 other dogs in 3 days. The same old story, you know, positive only, 3 different trainers, no results. I called him and he ran over. Ha detto 3 tipi di addestramento diverso, nessun risultato. Appunto, perché tu devi affidarti a un metodo e portare avanti quello. Già qui vedo il collare a strozzo, perché questo è un collare a strozzo. Ormai lo riconosco da come sparisce nel pelo e dal fatto che lo mettono sempre qua. Also punched her twice. The other trainers that you had worked with, had they been able to work with him? No one has ever been able to hold a leash. This is serious. This Nessuno è mai stato in grado di tenere il guinzaglio. dog has a bite history. Normally, I'd like to see the dog owner work a little bit so I can figure out the mistakes that they're making to help them. But because of the dangers this dog presents, I have to take the leash immediately to get to work. And then you can let go of the, cool. So I'm gonna start working with him. I want you to ignore him, okay? So he's basically like, okay, you're gonna save me now, Dad, right? And again, me taking that away from him and off the table is gonna allow him to think clearly and you know, gain confidence that he can work with other people. Sit. Okay, free. Good job. Good heel. I want people to be able to come over to the house. I have a friend come over. A me sembra che adesso vada di moda un misto di approccio tra il metodo gentile e il metodo coercitivo. Quindi faccio vedere che sono un bravo educatore, una persona buona, che gli dico che è bravo, eccetera, eccetera. Così, capito, addolcisco la pillola per quando in poi coercizzo il cane, così ti faccio vedere un risultato immediato. Ma che non è, ripeto, come ho detto nei video precedenti, non è la soluzione. Se io punisco il cane, lo sto inibendo, quindi sto bloccando le sue azioni. Non lo sto guarendo. Once a week for a beer, you know, and we'd have to sit outside. Because of him or, okay. So I'm gonna teach you how to not have to do that at home. Wait a minute. Did you guys just hear that? This guy has to have a conversation with his friend outside. He has to go outside of his own home just to talk to a friend. Now, to be fair, look at this dog. I don't think anybody wants to come into this house anyway. Now, the next step is gonna be a little bit more realistic. We're gonna go back out front and we're gonna try to get this solved. We're gonna try to dig into this a little bit deeper to help these guys out. Good. And then correction. Correction! Correction! Quando dicono la parola correzione, reattività, ragazzi, smettete, cioè chiudete l'anticamera del cervello e smettete di recepire le informazioni che questi fenomeni vi danno. Ma questo poi c'ha quasi 1 milione di iscritti, cioè tu fai una divulgazione e la gente ti dà credito, perché la gente ci crede, perché c'è ancora la convinzione che educare significhi fare il culo, punire, gridare, alzare la voce, fare il duro. No, non è così. 3 giorni, no, 3 giorni. Body, take your left. Si pongono tutti con questa cosa di ti risolvo il problema tranquillamente, no? In poco tempo. In poco tempo. Quindi coercizzano il cane, ok? Ripeto, quindi il cane cioè si chiude, si blocca in tua presenza. Ma non è che il problema si risolve. Leg and walk towards the coffee here. Now come right back. Good. Come. And then stop.
We're not trying to take away his ability to show emotion. We're just letting him know when it's appropriate to show that emotion. Now, if you guys know anything about dog body language, you understand and see that this dog is stressed, but also understand that this dog was stressed 3 years ago and a year ago and before he came in on the way here, and as he's here, he is going to be stressed. And my goal is to simply break this dog out of his shell by group class. And I just want to be clear that yes, he's stressed, but it's part of the process for him. Did you see and hear that? That's just an air snap. So he's just like, get out of here. That type of communication is like absolutely Get out of here significa vattene via da qua. brilliant to see because he's being so clear. So again, we're not trying to say like, hey, don't care about these people, but by Saturday we're gonna enter these situations continually without reaction or with way less reaction. Reaction. Comunque ha un collarino a strozzo, mi sembra, non riesco a capire. Now, in order to get to group class successfully and safely, we have to get to the problem. And the problem with Moki is he's insecure. Why is he insecure? Because he doesn't have enough guidance and leadership at home. E questo è vero, perché voi se non date leadership al vostro cane, il vostro cane diventa dominante, diciamo, usiamo questo termine. È vero, la dominanza esiste, polo dominante, polo sottomesso. Anche nelle coppie, nelle relazioni c'è sempre un polo dominante, un polo sottomesso, positivo, negativo, chiamatelo come volete. Un cane che sente la tua leadership diventa un cane equilibrato, perché il cane è un animale gregario e quindi non è fatto per comandare, tantomeno per comandare gli uomini nella società degli uomini, che per lui è difficile comprendere, ed è per questo che i cani abbaiano, si frustrano, sono matti, aggressivi, sviluppano paure, eccetera, perché non sentono la nostra guida, la nostra cosiddetta leadership. Ma la leadership non la imponi col collare a strozzo o col collare elettrico o con le pedate nelle anche, ok? La leadership la imponi, per dire, con delle regole. Non voglio che entri in camera mia, metto una barriera davanti alla porta, tu non entri mai in camera mia, fine, quella è una regola, il cane sente che ha un limite, quindi automaticamente tu sei un leader. Stessa cosa a farsi trascinare in passeggiata, non sente la tua guida ma guida lui e quindi poi si comporta magari in maniera non desiderata. At home. A dog that needs a job that doesn't get one creates, you guessed it, insecurity all day. Now, you may be asking yourself, well, Tom, how do you build a confidence in dog? How do you make a dog more secure in themselves? Well, he doesn't have really a great relationship with the dog, and so some things we're gonna do is we're gonna tell the dog to sit, yay, good job. Tell the dog to down, yay, good job. Start adding in some of these environmental stressors that he has a problem with. So by recreating their relationship, ultimately their confidence with one another, and making sure that the dog knows that Andy's in charge is going to help them moving forward to get to our group class. Esatto, quindi con l'addestramento, seduto, terra, premi, queste cose qui già cominci a costruire un rapporto da maestro-allievo. Tu ti poni come maestro, lui come allievo, si deve guadagnare il cibo, il gioco, quello che è, e quindi lo addestri e crei leadership. Però, secondo me, qui c'è dell'altro. Good boy. Good Say. Good. Come l'ha messo a terra? Cioè, perché se tu fai così a un cane non si mette a terra. Forse gliel'avrà insegnato prima. Settle, buddy. See where that down kind of gets a little hard? When you have an implied down on your place with a dog that's a little nervous, you're going to limit your ability to have the dog place on things. Like if I wanted him to settle on here, it would be difficult. But really I'd want him to just jump up on here. So if I had the place as just go here, then I can add the down where it's appropriate. Okay. You know what I mean? Monkey bed. Sorry to interrupt, but Leave it. correct? No. Leave it. Anche qua, sempre gli stessi termini. Leave it, no. Questa cosa non va bene, non si comunica col cane e non si fa questa roba qua. Gli strattoni, andare lì e fare al cane, perché è la cosa che fate tutti, è la cosa che fate tutti e non vi ha portato a nessun risultato. Perché non si fa. Tu stai lì tranquillo e lo abitui alle situazioni, perché io scommetto il mio che questa persona qua, che ha detto all'inizio del video che deve far sedere gli amici fuori da casa perché c'è il cane dentro che fa il matto, gli aggredisce, eccetera. Lui evita le situazioni. Evita le situazioni. Quindi questo cane non è più abituato alle situazioni e gli genera
questa reazione, ma non la risolvi facendo così. Good. Now sit back down. Cioè tu inizi seduto, terra, premietto, così, e poi ma è un mix di cose che mi fa innervosire, mi fa veramente innervosire, tutto per ottenere un risultato immediato. All right, you guys, I want to break this down a little bit for you to see exactly where Andy went wrong to hopefully help you out at home. So over here, the dog starts to growl. Andy is hunched over the dog and he's really hollering at the dog Ok. very emotionally. What you want to do is stand up straight, have confidence and assertiveness, have that clarity. Dog, leave it, correction. But we don't want to No, è sbagliato, sono sbagliate entrambe le cose, entrambe le cose. Tu sei convinto di una patana, è una cazzo. Prova diversamente, prova a non farlo più e vedrai che otterrai gli stessi risultati, ignorandolo, standotene fermo, facendo l'addestramento e tutto quanto. Donna cara, cioè non cambia la postura lì. Il potere, è il sistema che è sbagliato. Il fatto di interagire col cane e cazziarlo non si fa. hunch over and try to overpower the dog physically and verbally. So Diciamo che sta roba qui mi ha fatto già capire che mi girano le balle. Prossima cosa, volevo vedere come insegnare richiamo. teaching your dog to come back on command is not only a great thing to have when your dog is off leash, but it's a life-saving command for any dog. And in this Poi la cosa che mi fa incazzare è che si pone come il bravo ragazzo. Ehi, tipo minchia bella raga, io sono un amante degli animali, qua di là, di su di giù. E poi? video, I'm going to show you and tell you everything that you need to know to complete it successfully with your dog at home. Smokey, come! Smokey, come! Come! Smokey, come! Yes, good girl! All right, you guys, so we got Smokey out, which is one of our board and trains. We're gonna start with the introduction. I have my 20-foot long line. I have my treats, my treat pouch in front of me. So we're gonna start in a level 1 environment, which is nothing else going on in this room. Cioè lui tiene la lunghina, tiene i premietti, quindi sai che il rinforzo positivo funziona, no? E allora perché devi utilizzare anche la punizione positiva? Per far vedere, in 3 ore ti ho risolto il problema. Cazzo. Room, very non-distracted. Now, as far as equipment on your dog, you can have whatever collar you guys are comfortable with to start. The most important thing is to be realistic. I see so many people put their dog in a sit, stay, and recall their dog. And at no point when you're recalling your dog is your dog gonna be in the middle of the field waiting for you to call them. All right, so we're gonna let her get away from us, because that's important. Smokey, come. Yes, target yourself, target yourself. Good, good come. Piccola parentesi, no? Sei in un ambiente chiuso, perché devi mettere la lunghina? Non c'è bisogno del guinzaglio. Puoi farlo col cane libero, no? No, loro devono sempre avere il controllo. So one thing that you guys can do, one tip, is when you're using the long line, when you recall the dog in, you can stop and then step on the leash so the dog can't get too far away from you. No. È sempre una costrizione. Can't get far away. Se hai il premio in mano, glielo sventoli sul muso, il cane sta lì. Tu non sai comunicare col cane. Tu devi usare sempre i tuoi strumentini del Sit, good. Now, if the dog ignores you, this is what's very successful, and I think this is what separates success and not. When the dog completely blatantly ignores you and they hear you in a non-distracted environment or in a less distracted environment, you want to make sure you correct or leash pop the dog for some correct leash pop, cioè correct. Loro usano sta di correzione. Tirano gli strattoni, basta, mi sono scocciato, ho già capito. Guardate il mio video sul riporto, il richiamo, le cose, fate quelle robe lì, fidatevi. Ci mettete un pochino di più, ma poi il rapporto col vostro cane è una cosa che